Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi vorrei rispondere un po' alle vostre domande. Intanto, grazie per il suggerimento, mi è stato chiesto di fare degli esempi più pratici e questo è quello che vorrei fare anche nei prossimi video, fare un pochettino più di esempi e anche proporvi degli esercizi. Vi faccio al volo un esempio dei vari meccanismi e registri. Allora, questo è il vocal fry, cioè M0, corde lasse, assenza di nota. Un M1 invece, che è appunto il meccanismo soggiacente alla voce di petto, potrebbe essere una nota di questo tipo. La vibrazione è qui. Se invece faccio un suono in M2, quindi nel meccanismo che riguarda tutte le note dopo il cambio di registro e quindi nel registro di testa, avremo un suono di questo tipo. Ovviamente questo suono può cambiare in base a tanti altri fattori, vi ho fatto un esempio molto basilare, però possiamo trovare anche molti altri suoni sempre in M1 e sempre in M2 anche. Esiste anche poi l'M3 che sarebbe il fischio che io non so fare, però so farlo solo in aspirato ed è una cosa di questo tipo. Circa. Ok, andiamo avanti, prossima domanda. Francesco mi chiede consiglio sulla voce parlata e in particolare come possiamo fare a sfruttare la nostra maschera quando parliamo. Allora, secondo me il discorso è un po' complesso e dipende cosa tu volevi chiedermi, perché qual è la finalità di utilizzare la voce in maschera, se la difficoltà è di farsi udire in maniera più efficace senza sforzarsi, adesso ti dico qualche trucchettino. Però non credo che sia solo questo il discorso, perché è molto importante in generale impostare bene il nostro parlato. Quindi la prima cosa che posso consigliarvi è quando parlate cercate di fare tutta una serie di cose che fareste anche quando cantate. Per esempio, appoggiamo, sosteniamo, quindi respiriamo in una maniera rilassata, ma comunque efficace per poter gestire il nostro flusso d'aria senza sovraccaricare le tensioni nella gola. In secondo luogo vi consiglio di scaldarvi sempre prima di parlare, quindi all'inizio della giornata, durante la mattina, vi consiglio appunto di fare degli esercizi per sciogliere un po' la voce e quindi così non accumulare tensione durante la giornata e migliorare anche in questo modo il vostro parlato. Questi esercizi sono molto simili a quelli che fareste quando cantate, magari fatti in maniera un po' più blanda, però sono sempre quelli. Quindi per esempio esercizi sicuramente di respirazione che possono aiutarvi, quindi sia sull'appoggio che col sostegno. Poi esercizi come il lip trill, facendo dei glissati liberi in questo modo per sciogliere un po' le tensioni, oppure anche la V è molto utile, facendolo in questo modo, sempre in maniera molto rilassata, però sentite che già la voce cambia molto dopo aver fatto questi esercizi, la troverete più morbida, meno sforzata, meno in gola e quindi sicuramente ne trarrete beneficio. Dopo aver fatto questi esercizi vi consiglio anche di lavorare un po' con l'inclinazione laringea, farò un video anche su questo, per trovare anche qui una morbidezza e riuscire ad allungare le corde vocali senza doverle forzare. E quindi in questo caso faremo appunto degli esercizi con il pianto, di solito si fa così, però insomma vedremo che in realtà ci sono anche altri modi. Quindi possiamo fare esercizi a bocca chiusa facendo questo piagnucolio come se avessimo la voce rotta dal pianto, tipo con la N anche. Possiamo farlo su altezze diverse, quindi anche più in alto. Più in alto ancora. Eccetera. Fare anche eventualmente dei glissati, sempre con il pianto. O con la N, anche in questo caso, NG, quindi con la lingua indietro. In
in maniera molto molto morbida e leggera, però in questo modo le nostre corde vocali si allungano. E quindi è molto importante questo per evitare appunto di stringere la gola e cercare un suono troppo grave, perché a volte succede questo, che cerchiamo un suono un pochino troppo tendente verso il fry, quando in realtà il fry comunque comprime tanto e ci può anche appunto portare la laringe verso il basso e portare quindi ad affaticarci molto di più. Invece se noi già alziamo un pochettino il pitch della nostra nota, ok, della nostra fondamentale, e invece di parlare in questo modo qui che magari ci sembra più suadente, ci sembra più caldo, in realtà andiamo semplicemente a sforzarci, ad affaticarci. Quindi parliamo appunto con un tono di voce leggermente più alto, che non vuol dire che dobbiamo spingere, mi raccomando, dobbiamo cercare di tenere appunto un suono un pochino più proiettato, perché questo aiuta anche a proiettare meglio il suono, ok? Infine, per arrivare proprio alla risposta, diciamo, alla tua domanda in senso stretto, Francesco, io ti dico che è molto utile per portare il suono in maschera, lavorare intanto sempre a bocca chiusa con un suono un po', come dire, imitando magari il verso di una mucca, per esempio, no? Se facciamo come se fosse un muggito, praticamente noi portiamo il suono in maschera e percepiamo la vibrazione a questo livello della nostra faccia, quindi sempre senza forzarlo, per riscaldare, per sbloccare tutta questa vibrazione, ok? Dopodiché consiglio moltissimo anche di lavorare con dei suoni, dei vocalizzi, per esempio dicendo nei nei nei, che è appunto uno dei fonemi più utilizzati per portare il suono in maschera. Si attiverà un pochettino anche il twang, altra tecnica che sicuramente approfondiremo meglio insieme. In ogni caso, facendo nei 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 nei, sentite che il suono diventa molto penetrante e si colloca proprio a questa altezza della faccia. Quindi diventa molto più proiettato, molto più risonante, molto più penetrante e quindi anche più udibile. Con questo suono io riesco a farmi sentire più a distanza senza dovermi affaticare, senza dovermi sgolare, perché il volume che viene fuori è dato appunto da questa risonanza che si va a creare. Per cui vi consiglio, se fate gli insegnanti o se lavorate in ambienti un po' rumorosi o se comunque avete questa difficoltà perché vi sforzate molto quando parlate, vi consiglio di appoggiare bene, lavorare sull'inclinazione laringea, lavorare col riscaldamento e lavorare sulla proiezione e sulla maschera e quindi cercare di parlare un pochettino più in maschera. Se dovete alzare la voce, non cercate di stringere la gola per aumentare il volume, che quando facciamo così in realtà poi il volume diminuisce perché andiamo a stringere e quindi ci freniamo. Cerchiamo un suono un po' più proiettato, in questo modo qui, come fanno gli attori di teatro, per esempio. D'accordo? Quindi se faccio questo, io immagino di direzionare la voce lontano davanti a me e sto alzando il tono della voce, ma in realtà non mi sto affaticando in gola perché sto andando a sfruttare la mia maschera e ovviamente sto sempre sostenendo tutto dal basso e non deve appunto sovraccaricarsi la gola, non smetterò mai di ripeterlo. Altra cosa molto importante, dopo aver parlato, se vi sentite un po' affaticati, vi consiglio sempre di fare un po' di defaticamento, quindi scaldatevi prima di parlare, ma dopo aver parlato, per esempio quando è finita la giornata, ad esempio, vi consiglio di fare un po' di esercizi di defaticamento, che potrebbe essere il vocal fry, per esempio, sempre fatto in maniera molto rilassata, perché il fry, se lo andiamo un po' a stringere, non ci fa rilassare per nulla, ma ci crea anche dei problemi. Però se lo facciamo in maniera molto blanda, in questo modo qui, anche in inspiro, io adesso l'ho fatto a bocca chiusa, possiamo farlo anche con una vocale tipo la O. Cerchiamo di rilassare appunto le nostre corde vocali. Possiamo sempre fare anche delle V discendenti stavolta, per riportare il pitch della la fondamentale del nostro parlato un pochino più in basso e rilassare un po' le corde. E lo possiamo fare in questo caso anche magari gonfiando le guance, anche eventualmente
col dito davanti. E in questo modo appunto togliamo le tensioni che si sono accumulate magari durante la giornata nella nostra voce, sia che abbiamo cantato sia che abbiamo parlato. Bene, grazie per aver seguito questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando lasciatemi sempre nei commenti altre domande che possono diventare il tema di video futuri. Ci vediamo al prossimo video, ciao!